Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cos'è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo un video reaction di un artista che amo tantissimo, John Legend, in un concerto al Tiny Desk. Ascoltiamo questo brano che si intitola Conversations in the Dark. Ascoltiamolo insieme subito. Talk, let's have conversations in the dark. The world is sleeping, I'm awake with you. Comincerei subito col dire che da quando stava parlando, quando poi ha cominciato a cantare, il suo sguardo è cambiato completamente in un'immersione totale. Se riguardate l'introduzione, lui guarda e cerca proprio di entrare in quello che deve cantare. Parte a cantare con un'intenzione completamente diversa, immersa in quello che sta facendo. In più parte con questo cantato, diciamo un po' soffiato, un po' in M1 soffiato, dove trascina molto le parole per far entrare proprio le persone gradualmente. E già qui dalla prima parte della strofa abbiamo già un break vocale dove lui passa dalla parte diciamo parlata a questo M2 falsetto anche un po' soffiato, dove stacca completamente da quello che era il trascinare, il parlare, a questo sottilissimo suono portato in alto con grande stacco, tra l'altro, con questo break, e lo farà anche dopo sicuramente in altri passaggi. Andiamo avanti a ascoltare. Watch movies that we both already seen, but I ain't even looking at the screen. It's true, I've got my eyes on you, and you say that you're not worthy and get hung up on your flaws, but in my eyes you are perfect as you are. In questa seconda parte invece comincia ad aprire di più la bocca, lo si sente anche dal suono che è più rotondo e torna nella sua caratteristica vocale, che è questo suono nasalizzato, anche se non si percepisce in modo così evidente, perché è proprio un suono molto molto gradevole il suo, con questa rotondità importante, questa propensione verso la parte frontale, sia nella parte dell'M2 che nella parte dell'M1, quindi sia nel parlato che nelle note più acute, più sottili, rimane comunque molto proiettato in avanti. Utilizza anche dei movimenti del collo e del corpo per ammorbidire il suono e rimanere sempre molto molto morbido. Notate anche come rimane completamente immerso in quello che sta cantando, anche lo sguardo, le mani, il modo di muoversi, tutto è completamente dentro artisticamente a quello che sta cantando. I won't ever try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to that I won't break your heart. I'll be there when you get lonely, lonely. Keep the secrets that you told me, and your love is all you owe me, and I won't break your heart. Qui nel ritornello apre tantissimo la bocca nelle zone aperte, nell'M1, nella parte più parlata, quindi un suono molto più largo, e la cosa che è interessante da vedere è che la sua espressione del viso non cambia, quindi non ha nessun accenno di cambio tra un passaggio e l'altro nel viso, quindi il viso è completamente rilassato e tutto ciò che fa è assolutamente morbido all'interno della sua bocca e del suo vocal tract. A livello tecnico veramente incredibile, anche lui precisissimo anche nell'intonazione, e anche questa entrata dei cori finale. Sapete tutti che io adoro i cori, quindi in questo caso quando entrano i cori è sempre per me molto emotivo. Andiamo avanti. Sunday mornings we sleep until noon, but I could sleep forever next to you, next to you. And we've got places we both gotta be, but there ain't nothing I would rather do
then blow off all my plans for you. Qui velocemente l'unica cosa che cambia dalla prima strofa è proprio la timbrica, lui timbra molto di più, ha questo suono molto più in maschera, molto più arrotondato, molto più pulito, con queste sfumature finali che comunque sfiata sempre, nel senso che chiude sempre in un modo molto morbido, e anche i cori che ovviamente entrano con questi U a tappeto che lanciano questo bridge che parte poi per andare al ritornello. Say that you're not worthy and get hung up on your flaws, but in my eyes you are perfect as you are, as you are. I won't ever try to change you, I will always want the same you, swear on everything I pray to. Keep the secret that you told me, and I won't break your heart. Possiamo dire che ha aperto totalmente il suono, un suono pieno, un suono in M1. La prima parte del ritornello dove cantava non cantava la nota più acuta, se avete notato, lo cantava il coro, lui rimaneva dritto. Ha fatto una pausa dove ha lasciato cantare il coro e poi è rientrato eccellentemente intonato su tutte le note. Aveva creato leggera tensione anche suonando e cantando, comunque è normale, però bellissima questa scelta di lasciare cantare il coro, ovviamente, perché ha dato uno stacco e anche una bella parte emotiva, e il suo rientro è stato ancora più carico e preciso come è lui. Bellissimo, andiamo avanti. No one seems to notice, and your days they seem so hard. My darling, you should know this. My love is everywhere you are. But oh, when you get lonely, and I won't break your heart. I won't break your heart. Questo finale ovviamente è molto più libero anche nella sua modalità di cantato. Chiaramente lui ha un limite di estensione, queste note che ha toccato anche graffiando erano un po' al limite secondo il mio punto di vista, però ha dato comunque forza anche se sono state graffiate molto, anche per la sua modalità di cantato molto molto chiuso in fondo, soprattutto quando sale. Infatti spesso utilizza poi l'M2 o il falsetto per dare queste note più acute che sono più per lui agili e più facili da cantare, e invece ha un range che è più o meno sempre quello dove lui riesce a spaziare in una voce profonda e anche piena. Quando supera leggermente il limite ovviamente ha bisogno di respirare e di riaprire molto, perché questo suo suono molto, diciamo, chiuso nella parte posteriore, a parte quando riesce ad aprire nelle A in avanti, non gli permette di avere questa estensione in alto. Chiaro che è meraviglioso come lui mantiene la sua identità e anche la sua timbrica caratteristica, che è la cosa più importante per un artista, ed è bellissimo che sia così, anche perché comunque io apprezzo tantissimo sia il suo timbro che il suo modo di scrivere le canzoni, che il suo modo di interpretare le canzoni, e questo ovviamente contesto che ci ha offerto grazie al Tiny Desk con questa band e questi cori è stato veramente molto molto emotivo, e invito tutti a guardare tutta la performance perché veramente ti porta dentro il suo mood, che è molto romantico e sensuale allo stesso tempo. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like, un commento, se ti va scrivimi nei social per propormi altri reaction come questi. Se non l'hai ancora fatto iscriviti ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Ciao!